Salve a tutti, anche oggi abbiamo una nuova idea da sviluppare e vediamo subito cos'è. Allora, noi tutti sappiamo che con l'utensile troncatore e quando entriamo non c'è nessun problema, se tutta la macchina è a posto. Per i primi 5-6 mm funziona bene e poi dopo comincia a vibrare perché fa fatica a smaltire il trucciolo di lavorazione. Quindi dobbiamo tornare indietro, spostarci, allargare la cava che stiamo facendo e poi tornare nella posizione originaria. Però facendo così abbiamo una parete di taglio che non è perfetta. Se noi dobbiamo ricavare per esempio uno spessore, non so, per esempio una cosa di questo tipo, che ci serve già finito, dopo dobbiamo riprenderlo col torno, dobbiamo metterlo su, spianarlo, però tante volte si fa fatica perché sono spessori molto deboli, a stringerli si ovalizzano e fanno mille difetti. E allora io vorrei creare uno strumento da poter lasciare questo fisso nella sua direzione, addirittura possiamo bloccare il traverso del tornio e fare un taglio unico, così viene fuori il pezzettino già lavorato e già a posto praticamente. Per fare questo dobbiamo usare due troncatori, uno principale che ha la placchetta e il coltello di 3 mm e quindi strada avanti, farà per strada, e un secondo più piccolo di 2 mm che rimarrà leggermente dietro, che allargherà la cava della troncatura, e così facendo possiamo andare avanti tutto di continuo. Però siccome che diventerà un taglio pesante per il mio tornio che è da hobbistica, diventa 5 mm, è troppo, quindi noi dobbiamo fare in modo che questo qui possa andare avanti sui 5-6 mm e poi dopo avanza questo da togliere, da allargare la strada e poi torna, dopo di questo torna ad avanzare questo e poi questo fino alla fine del taglio. Quindi questo qui diventerà, questo fisso diventerà sulla torretta, e questo invece diventerà scorrevole avanti e indietro, che allargerà la strada di mano in mano che entriamo. Ovviamente userò questi due troncatori che avevo già usato per un altro lavoro. Questi hanno la particolarità di essere totalmente piani, sia questo che questo. Quello di 3 con la placchetta di 3 è un R, quindi è right, e quindi è destro. Quell'altro invece è left, che è il sinistro, e si baciano quasi alla perfezione. Qui sono totalmente piani, sia qui che qui. L'unico discapito diventa la punta che emerge da questo livello, appena di un paio di decimi, e altrettanto fa quest'altra qui. Quindi noi tra un utensile e l'altro dovremmo inserire, ho già calcolato che dovremmo inserire uno spessore che possa distanziare questi due, che formi più o meno 6 decimi. Ecco, così vanno quasi a toccarsi, ma non completamente, così le punte degli coltelli non si autorovinano da soli, diciamo. Questo utensile è particolarmente corto, quindi adesso lo allungherò un pochino con questo. Stando sullo stesso piano abbiamo lo stesso identico livello di altezza, stando alla pari. Quando il piccolo rimane indietro, che il suo compito è rimanere indietro, è leggermente più alto, così scarica bene a sua volta il suo trucciolo, e quando invece lavoro con quello grande, questo qui sarà totalmente indietro, quindi avrà il suo spazio anche lui per smaltire bene il suo trucciolo. Faremo uno scatolato, così chiuso da tutte le parti. Ecco, ho allungato questo codolo, gli ho già fatto l'incastro per lo spessore che ci servirà. Questo qui si incastra, questo serve per fermare la slitta, che rimanga ferma. Ecco lì, così rimane in sede, rimane. Dopo ci va accoppiato questo.
Ecco, ho finito lo scatolato. Chiaramente ho dovuto ricorrere a saldature perché mi serve nel minor spessore possibile. Entra così. Adesso dobbiamo fare il traino qua, la spinta, quindi faremo un foro qui e poi ci passo il maschio col passo di 10 per 1, solo di 1. Qui metteremo un perno col filetto col passo 2, così avanzando questo di un giro avanzerebbe 2 mm, però questo ne recupera 1, quindi in realtà abbiamo un avanzamento di 1 mm per ogni giro. Lo faccio in questo modo perché così mi aiuta a togliere vibrazioni. Questo acciaio è veramente duro. Useremo questo maschio col passo 1. Speriamo di non troncarlo perché il materiale con l'acciaio legato lì è veramente duro. Bellissimo filetto.
Adesso gli diamo una fissatina con la saldatrice, appena appena. Ecco, adesso abbiamo già l'avanzamento, 1 millimetro per giro, così sono pari. E così tutto indietro. Adesso ci mettiamo questo manettino, che è un po' più carino. Ho fatto anche la maniglietta, è un po' piccola ma va bene così, insomma. Ecco, abbiamo tutti i pezzi pronti, abbiamo già fatto il filetto, il perno filettato, da una parte ci va la maniglia, dall'altra parte ci va l'utensile, col filetto passo 1, e qui invece abbiamo un passo 2, così mentre che questa avanza 2 mm al giro, questa ne recupera 1 millimetro al giro, quindi in realtà l'avanzamento è di 1 millimetro per ogni giro. Adesso diamo bene. Adesso qui ci mettiamo il volantino e il gioco è fatto praticamente. Ecco, boh. Adesso lo vado a stringere bene. Ecco, ho messo sui coltelli. Questo qui al massimo lo faremo arrivare fino quasi alla fine del tagliente principale. E poi arretriamo e torniamo ad andare avanti con questo. Il tutto va montato sulla cartella, qui c'è già l'appoggio già calibrato e diventa così praticamente, diventa. Ecco. Ottimo. Abbiamo un ingombro naturalmente maggiore, però se ci stiamo possiamo usarlo. Andiamo a provarlo sul tonio, via. Ecco, abbiamo già posizionato l'utensile, è già pari praticamente. Naturalmente lo scopo principale di questo utensile è riuscire a troncare dei pezzi sottilissimi e non avere più bisogno di pareggiarli, che vengono fuori già perfettamente planari. Quindi noi adesso mettiamo lo strumento a 0, eccolo lì, e tagliamo, gli lasciamo tanto per dire 2 mm, ecco. Una cosa precisa, eccolo lì. E grazie a questo strumento noi possiamo bloccare direttamente anche il carrellone, il traverso, così siamo sicuri che rimane fermo lì e diventa una misura perfettamente unica. Possiamo iniziare, non uso nemmeno la contropunta. Adesso comincia a grattare, quindi adesso andiamo avanti con l'altro utensile.
che abbiamo spazio possiamo tornare ad andare avanti con l'utensile principale. Adesso proviamo a fare un pezzo più grosso a vedere come si comporta. Ecco, abbiamo messo su un pezzo un po' più grande. Voglio farvi vedere una cosa. Ecco, allora, quando l'utensile è arretrato non tocca, infatti passa la carta tranquillamente. La carta arriva a toccare solo se andiamo molto avanti, che andiamo in punta. Ecco. Quindi noi possiamo avanzare fino a quasi alla fine, ma non proprio alla fine completamente, perché altrimenti c'è il rischio di scheggiare l'utensile principale. In questo modo può sembrare aperto, ma in realtà non lo è perché questo qui rimane dietro al taglio eseguito dall'utensile principale. Adesso ci posizioniamo, facciamo lo 0 qui. Qui faremo un pezzo di 2,5 mm, quindi andiamo, compreso lo spessore dell'utensile, andiamo a 5,5. Lì possiamo fissare anche qui il traverso, così siamo sicuri che non si muove dalla sua posizione originaria. Questa volta useremo anche la contropunta. Eccolo lì. Io direi che anche qui possiamo iniziare le danze. Adesso andiamo avanti con quello piccolo. Basta così. Torniamo con quello grosso. Di nuovo con quello piccolo. Ci accontentiamo. Di nuovo avanti con quello grande. Voilà, il taglio è fatto. Togliamo la contropunta. Eccolo lì.
micidiale. Adesso lo guardiamo sul banco com'è. Ed eccoci con i nostri pezzi ricavati dal nostro troncatore. Questo è il primo che abbiamo fatto. È molto pari. Appena una qualche rigatura, appena, ma la planarità è stata rispettata. Lo vediamo meglio di così. Mettiamo il calibro alla rovescia, così si vede meglio forse. Ecco, così si dovrebbe vedere bene che non c'è alcun, si vede, sì, non c'è alcuna luce, quindi batte perfettamente pari e l'importante è quello. Ecco. Questo è il secondo che abbiamo fatto, quello più grande. Qui c'è ancora la bavetta. Qui praticamente basta solo togliere le bavette intere che rimane e poi ecco, è già a posto. Non importa tornarlo a mettere sul tornio, tornarlo a lavorare, perché come noi sappiamo questo si potrebbe anche lavorare al limite a fatica, ma si potrebbe lavorare. Ma a volte capita di dover fare uno spessore di, tanto per dire, di 0,4 a 0,5, che prenderlo è veramente difficile. E con questo invece si potrebbe fare tranquillamente senza nessun problema. Guardiamo anche qua. Sì, ve lo faccio vedere così questo. Ecco, come si vede è perfettamente planare. Chiaramente la parte tornita è più bella, ovvio, però per noi l'importante è che risulti piano. Dopo all'esterno metteremo la parte tornita e in appoggio mettiamo la parte che è troncata. Visivamente può sembrare che ci siano delle rigature profonde. In realtà è solo la lucidatura che ha causato l'utensile rimanendo fermo sul posto, sulla posizione, mentre che lavorava col piccolo, ma a tatto non si sente proprio, cioè è proprio perfettamente liscio. Poi l'abbiamo già visto che è veramente liscio. Faccio vedere anche di qua. Questa è la parte tornita. Faccio vedere di qua. Sì, di qua che di là è perfettamente piano. Qui non c'è luce, di qua non c'è luce, quindi è perfettamente piano. Ecco, proviamo anche con questo strumentino, anche se non è idoneo a farvi vedere, ma tentiamo. Ecco, così appena è strinta, e praticamente è strinta dappertutto. Quindi siamo praticamente perfetti, siamo. In ogni posizione alla stessa misura. Questo è il nostro troncatore. I coltelli si possono sostituire normalmente, uno di qua e uno di là, come i troncatori singoli, normali. E poi se mi chiedete, è migliorabile? Certo che è migliorabile, ogni cosa si può migliorare. Però partire da una buona base è già tanto. Siamo arrivati alla fine del video, spero abbiate gradito e niente, un saluto e buon troncatore a tutti. Ciao ciao!